La risposta alla domanda quando è necessario utilizzare un deumidificatore d'aria potrebbe sembrare scontata, ovvia, palese, ovvero è normale che è necessario utilizzare un deumidificatore d'aria nel momento in cui c'è un problema di umidità all'interno di uno specifico ambiente. Ma come facciamo a determinare in realtà se quell'ambiente ha un problema di umidità? Ebbene, ci sono dei fattori pratici che ci consentono immediatamente di capire che è necessario utilizzare il deumidificatore. La prima condizione è quella che possiamo ravvisare sui vetri delle finestre una presenza, un'appannatura o addirittura un gocciolamento dalla parte interna sui vetri. Questo avviene in quanto l'aria dell'ambiente è molto umida e carica di umidità e nel momento in cui va ad urtare sul vetro freddo va a condensare e pertanto si creano queste goccioline. Seconda condizione è quella di ravvisare la presenza sui muri di muffa. Si può presentare in forma di colore nero, quindi una muffa di colore nero, oppure eventualmente possiamo ravvisare una screpolatura dei muri, una forma, si crea una forma di farina sulla superficie del muro. Ancora possiamo ravvisare all'interno di un ambiente un'aria con un odore particolarmente stagnoso, o ancora, questo sostanzialmente succede molto spesso nelle cantine, nei seminterrati dove la presenza di umidità è molto elevata, o ancora potremmo ravvisare che gli indumenti che riponiamo nell'armadio o che eventualmente abbiamo appeso su un appendiabiti siano particolarmente freddi e quindi anche leggermente bagnati, leggermente umidi al tatto. Tutti questi elementi ci fanno capire che in quell'ambiente è necessario utilizzare un deumidificatore d'aria. Oltre a questi elementi di carattere pratico, per determinare con precisione se è necessario utilizzare un deumidificatore, anche perché in determinati ambienti, in determinate circostanze non si verificano queste condizioni, ma si verifica una condizione di malessere fisico, quindi non si vive bene in quell'ambiente, è importante invece in questo caso utilizzare un igrometro, o sarebbe meglio utilizzare un termoigrometro, che è un apparecchietto elettronico tipo questo, sul quale è possibile ravvisare sia la temperatura che è presente all'interno dell'ambiente che allo stesso tempo la percentuale di umidità relativa presente. Sull'igrometro, su alcuni di questi è possibile che siano presenti anche delle faccine che ci consentono di stabilire il momento in cui in quell'ambiente c'è una condizione ottimale, quindi avremo una faccina sorridente, e altre circostanze in cui non c'è la condizione ottimale, quindi quel faccino non diventa più sorridente. Una volta che abbiamo determinato grazie all'igrometro la temperatura e la percentuale di umidità relativa che è presente all'interno dell'ambiente, dobbiamo stabilire se quella percentuale di umidità relativa è il problema, quindi della non ben vivibilità di quell'ambiente, o potrebbe essere al contrario anche la temperatura. Per questo possiamo utilizzare una tabella del comfort che ci consente di incrociare i dati della temperatura e della percentuale di umidità, quindi andare a identificare una casella all'interno del quale possiamo stabilire se è una zona di comfort per il benessere di chi vive quell'ambiente, oppure è una condizione di non comfort, una condizione scomodo, leggermente scomodo, o ancora se è una condizione totalmente disagiata, totalmente fuori limite per il benessere fisico in quell'ambiente. Una volta che abbiamo determinato e stabilito che è il caso di acquistare un deumidificatore d'aria, vi invito a seguire la guida che spiega le differenze tra i vari modelli di deumidificatori che sono attualmente presenti sul mercato, pertanto le diverse tecnologie che possono fare notevolmente la differenza nell'utilizzo, ed infine vi invito sempre a seguire il video che trovate su nella scheda relativo a un fattore fondamentale che non deve essere trascurato nella fase di acquisto, nella fase di scelta di un deumidificatore d'aria.